Vuoi fare video podcast, ma non vuoi che il microfono sia così predominante all'interno della scena, perché vuoi che giustamente l'attenzione sia su di te e non sul microfono. In questo video vedremo appunto questo, quindi come posizionare il microfono per ottenere un buon suono, ma allo stesso tempo evitare che sia così predominante all'interno dell'inquadratura. Posizionare il microfono per ottenere un buon suono è davvero un'arte. Ora, noi stiamo facendo l'esempio di un video podcast, quindi tu vuoi fare questo video podcast, quindi vuoi essere ripreso dalla videocamera, ma non vuoi che ci sia questo microfonone gigante in primo piano, però allo stesso tempo vuoi che l'audio giustamente sia decente. Allora, proviamo a capire quali possono essere le varie opzioni. La prima è questa, cioè il microfonone proprio davanti alla bocca. Sicuramente, avendo questo tipo di posizionamento del microfono, la voce si sentirà benissimo perché la distanza tra la bocca e il microfono è minima. Abbiamo una spugna fondamentale, se no qui sentiresti P e B che distruggono tutto. E anche se la stanza in questo caso non è acusticamente trattata, nonostante un po' di pannelli qui e lì, il suono si sente pulito e non c'è grossa possibilità per il riverbero di entrare dentro il microfono. Ma il lato negativo di questo è che c'hai sto microfonone in faccia e le persone non vedono la tua bocca, non vedono magari il tuo naso o quant'altro, quindi diciamo non è il massimo. Che cosa si può fare? Possiamo provare a spostarlo di lato. Perdona il rumore, io in post-produzione cercherò di eliminare tutti i rumori di spostamento dell'asta. Allora, in questo momento io ho spostato il microfono fuori asse perché, come vedi, la mia voce, la mia bocca è visibile, il microfono è fuori asse e in questo momento la voce dovresti sentirla. Comunque io regolerò in post-produzione i volumi in modo tale che sentirai sempre lo stesso livello qualunque posizione il microfono utilizzerò. E questa potrebbe essere una prima opzione. L'unico svantaggio di questa posizione qual è? Che il microfono è sempre qui. Ok? Quindi sì, l'hai tolto davanti alla bocca, l'hai tolto davanti al naso, alla faccia o all'occhio in certi casi. E immagina se io avessi anche il pop filter, il disco, quindi davanti, sarebbe un macello. In questi casi sicuramente molto meglio la spugna perché ti aiuta a ridurre la presenza del microfono nello schermo. Ok? Questa è la prima delle posizioni. Proviamo una seconda posizione. Il microfono io l'ho posizionato sopra di me. Lo vedi ancora nell'inquadratura? Io adesso sto guardando lo schermo, si vede ancora qualche centimetro di microfono che viene fuori dall'inquadratura, però in questo momento, anzi forse possiamo girarlo ancora un pochino. Ok, allora, in questo momento, quindi ti dicevo, il microfono è fuori dall'inquadratura. Per la maggior parte, diciamo per il 90%, si vede soltanto un pezzetto di microfono, però tu sei libero, tra l'altro, di muovere le mani, perché non hai niente davanti a te, quindi potrebbe essere importante nel caso in cui, non so, tu voglia far vedere un telefono, un oggetto, una cosa qualsiasi, non hai effettivamente il microfono davanti. Però resta comunque diciamo la presenza del microfono, il che non è per forza negativo. Perché? Perché comunque il microfono è gradevole da vedere, quindi non c'è tutto questo problema. Il microfono che io sto usando è un Rode Procaster, ok? Rode Procaster, che è diciamo il microfono che io ho sempre attaccato al braccio qui sulla scrivania. Questo braccio, tra l'altro, è un braccio super economico, ma come puoi vedere sto muovendo un microfono abbastanza pesante e l'asta non muove di 1 millimetro. Quindi dal mio punto di vista spendere tanti soldi per il Blue Compass, per il Rode PSA1, come si chiama, sì, bello se ce li hai, ma se vuoi comunque un'asta, un braccio che funzioni benissimo, vuoi spendere poco, ti lascio il link in descrizione perché quest'asta è fantastica, veramente fantastica. Ok, quindi dicevamo questa è la seconda posizione. Io nel frattempo che sto muovendo la posizione del microfono, tu con le cuffie prova ad ascoltare, perché mi interessa sapere, al di là della posizione, anche la qualità del suono che viene fuori, cioè ti piace come suona, perché poi questo è fondamentale. Questa è un'altra posizione. Come vedi il microfono è sempre fuori asse in modo tale che diciamo non vengano prese le P e le B, nonostante ovviamente c'è la spugna. Questa posizione il microfono dal basso. In alcuni casi potrebbe essere utile perché la scrivania è comunque una superficie riflettente, quindi se il tuo microfono è un microfono molto sensibile, è un microfono che
diciamo non rigetta tanto i rumori provenienti dall'esterno e quindi non si focalizza troppo sulla voce, ecco, il microfono dall'alto potrebbe essere un problema perché prende anche il reverbero del tavolo, quindi il suono che poi ritorna dopo aver colpito il tavolo o la scrivania. In questo modo invece col microfono dal basso, certo hai comunque l'asta del microfono qui, quindi non puoi muoverti come ti facevo vedere prima, però in questo caso almeno il volto si vede, perché credo che una delle cose fondamentali sia questa: quando vuoi realizzare un video, che sia un video podcast, un video su YouTube, dove ti pare, devi stabilire un contatto con le persone, e il contatto migliore in assoluto è quando gli occhi vanno esattamente dentro l'obiettivo, e se le persone vedono tutto il tuo volto sicuramente trovano il video più gradevole, ok? Quindi va bene i video, gli oggetti, far vedere le cose, però le persone vogliono vedere i volti delle persone, quindi sicuramente diversamente dalla prima inquadratura che ti ho fatto vedere col microfono proprio qui, magari forse era quella che si sentiva meglio, non lo so, però sicuramente era la peggiore da un punto di vista proprio di comunicazione, ok? Quindi ti invito a evitare il più possibile quel tipo di impostazione del microfono e provare a utilizzare queste qui, ok? Questa era l'altra che volevo farti vedere. Possiamo provare a fare un ultimo test, quello di togliere completamente il microfono dal frame. Perché? Perché magari tu dici, sì, mi fa piacere che un po' si veda, ma io preferisco che non si veda proprio il microfono, che non ci sia il microfono. Allora, innanzitutto, probabilmente non è questo il microfono giusto, non è questo tipo di microfono, ma quello che io ho su quello che fondamentalmente utilizzo per tutti i video, che è un Octava MK01201, ti metto il link in descrizione, ma trovi un sacco di video dove ne parlo. Proviamo quindi a spostare. Rispostiamo l'asta e proviamo a metterlo totalmente fuori dalla nostra inquadratura. Si scricchiola un po' quest'asta, ma una volta che l'hai fissata non si muove. Ok. No, adesso il microfono non si vede. Allora, ripeto, questo microfono non è fatto per questo tipo di utilizzo, perché è un microfono dinamico. Sì, si può anche utilizzare così, diciamo, non nasce proprio per questo tipo di utilizzo. Io, perdonami se a volte non guardo proprio dentro l'obiettivo, guardo lo schermo della videocamera perché voglio capire dove sto mettendo i microfoni, quindi mi fa piacere guardarti, ma devo anche guardare lo schermo per capire che cosa sto facendo. Quindi questa potrebbe essere l'ultima opzione, ovvero il microfono completamente fuori dal frame. Il microfono, qui forse si vede una piccolezza, perdonami, si vede una... togliamolo, facciamo le cose proprio fatte bene. Ok, allora in questo momento, diciamo, il microfono non si vede, ma è a una distanza di... Ma sarà un iPhone e mezzo. Questo è il 12. Un iPhone e mezzo più o meno, quindi immagina che sia tot, ok? E non ho un metro qui con me per dirti, però insomma il microfono è appena fuori dall'inquadratura e questo è il suono che stai sentendo. Io, guardando il programma Reaper che ho qui davanti a me, vedo che la forma d'onda ovviamente è molto più bassa. Questo che vuol dire che in post-produzione io la alzerò e questo non è un problema, ma alzando il volume, che cosa succede? Che porto su tutto il rumore, porto su probabilmente anche il reverbero. Quindi proverò comunque a trattare un po' il suono in modo da renderlo comunque pulito, ma qui si farà sicuramente molta più fatica. Se tu stai usando questo tipo di setup per live streaming o altro, non c'è nessun problema. Chi se ne frega, aggiusti il volume in modo che arrivi e la tua voce si senta bene, ma non hai nessun problema. Se invece stai registrando perché vuoi fare un video podcast e vuoi giustamente che il suono sia di qualità, o cambi microfono, quindi utilizzi un altro tipo di microfono, oppure avvicini il microfono almeno in questo modo, perché ecco, rivedo la forma d'onda che riprende finalmente una parvenza, diciamo, decente, ok, però sicuramente c'hai un po' di microfono nell'inquadratura, quindi dipende molto da te. Ci sono persone che preferiscono questo tipo qui di inquadratura perché tutto sommato è molto, molto comoda, il microfono sta in basso, non si gesticola molto. Io non ci riuscirei mai perché gesticolando tanto per me sarebbe un problema, però insomma potrebbe essere un ulteriore posizionamento del microfono.
volevo in questo video spiegarti come questa qui, ecco che adesso la forma d'onda diventa più forte rispetto a tutte le altre, giustamente. Volevo farti ascoltare e dimostrarti che questa qui non è l'unica posizione del microfono, ok? È sicuramente quella che probabilmente suona meglio, ascolta con le cuffie e dimmelo, però se fai video podcast, video su YouTube, qualsiasi tipo di video, avere un microfono così ingombrante con l'asta, eccetera, eccetera, davanti alla faccia, sicuramente è meno bello, ok? Si sente meglio, ma è meno bello. Se tu sperimenti, perché poi la parola chiave di questo video è sperimenta, non fermarti alla prima posizione, sperimenta, mettilo in 3, 4, 5, 10 posizioni diverse e senti quale suona meglio. E cerca il giusto compromesso tra quello che suona meglio e quello che si vede meglio, visto che stiamo parlando di video, ok? Bene, spero che questo video sia stato interessante. Ovviamente se hai qualunque tipo di domanda su qualunque cosa io ti abbia detto in questo video, commenta e io risponderò nel più breve tempo possibile. Grazie e ci vediamo settimana prossima. Ciao!